Ciao a tutti gli amici di KS Intelab, oggi nuovo video e facciamo un nuovo studio tour. Era dal 2021 che non facevo uno studio tour e quindi mi sembrava doveroso fare un video aggiornato del mio studio. Nel corso degli anni la strumentazione è cambiata e adesso andiamo a fare un po' tutta la panoramica dello studio, partendo dalla parte quella dell'audio, vediamo della strumentazione e arriviamo poi a esplorare tutto quello che c'è nella stanza allo stadio attuale, quindi a dicembre 2024. Troverete tutti i link in descrizione di quello che vedremo in questo video e adesso iniziamo il tour dello studio. Come prima parte andremo a esplorare tutta la sezione audio. Nello studio ci sono 3 schede e complessivamente 24 canali audio in simultanea, con una aggiunta che è l'SS6 di Franklin Audio e ne parliamo dopo. Vediamo un po' nel dettaglio com'è la parte dell'audio. Qui praticamente potete vedere che ci sono rispettivamente 3 schede audio. Oltre alle 3 schede audio chiaramente c'è una patch bay in basso. Come funziona il collegamento audio e il routing dello studio? La scheda principale è questa Presonus Quantum, che a sua volta ha 8 ingressi. La Presonus Studio 1824C e la mia vecchia Focusrite Sapphire Pro 40 sono principalmente utilizzati come 2 preamp. Entrambe le schede sono collegate alla Quantum via ADAT in modo tale che la scheda principale, che è questa, può gestire anche gli ingressi di queste due per un totale di 8 più 8 più 8 ingressi. Il discorso patch bay invece ha praticamente tutti i collegamenti frontali, perché tutto lo studio è cablato in modo tale da non dover spostare alcun cavo. Ci sono tutti gli ingressi nella prima parte e tutte le tastiere nella seconda parte. Dicevo poco fa che in studio c'è un altro dispositivo collegato e inerente alle schede audio, che è il Franklin Audio SS6 che vedete qua dietro di me. Non è nient'altro che un stereo input switcher. Cosa fa? Sul pannello posteriore ci sono 12 ingressi mono o 6 stereo. Abbiamo sul top un selettore a 6 posizioni che ci permette di passare appunto tra uno e l'altro dei 6 ingressi sul pannello posteriore e poi ci sarà un'uscita bilanciata sul pannello frontale. Io praticamente utilizzo questo dispositivo per ampliare ulteriormente gli input delle mie schede audio, ovvero in uno degli input delle schede audio c'è collegata l'uscita DI del SS6, quindi questa uscita va in uno degli input di una delle schede e mi permette di avere ulteriori 6 input stereo. Io posso passare in tempo reale in quell'input sfruttando e cablando già precedentemente degli altri strumenti o expander o quello che mi serve tramite SS6. Lo trovo comodo anche perché, avendo sempre qualche input libero, almeno uno di solito, lo utilizzo quando registro le demo in mezzo allo studio, in modo tale da non dover ricablare schede audio, ma io posso collegarmi direttamente dallo strumento che sto filmando dentro SS6 e avrò in tempo zero quel canale pronto per registrare lo strumento interessato alla demo. Questa è la versione Mark 1, spero che mi arrivi prossimamente l'anno prossimo anche la versione Mark 2. Trovate però in descrizione il link della versione Mark 2 che attualmente è in pre-order e soprattutto può essere interessante se avete magari una scheda audio con solo 2 ingressi più strumentazione e non volete cambiare appunto scheda audio ma volete tenere collegata più strumentazione e registrare uno strumento per volta. Questo dispositivo sicuramente vi può venire incontro. Stando appunto in tema di schede audio 2 ingressi, andiamo in casa Arturia un attimo e la scheda che io ho per filmare fuori casa è questa Arturia Mini Fuse. Ha 2 ingressi, direi che si sposa perfettamente con il discorso che abbiamo appena fatto di SS6 di Franklin Audio, costa poco e ha un'ottima resa, assolutamente un dispositivo consigliato. Adesso affrontiamo un attimo il discorso microfoni, perché rimaniamo sempre in tema audio. Facciamo una panoramica breve sui microfoni che io utilizzo in studio. Ho uno Shure SM58 classico, l'ho utilizzato per alcune recensioni talking. Ho chiaramente questi microfoni wireless che utilizzo per filmare a distanza. È arrivato in studio anche un nuovo microfono che è l'SE Electronics Dynacaster DCM8,
ed è un microfono che io ho ricevuto in collaborazione con Midiware, che è uno dei partner del canale, è veramente costruito bene e sono molto curioso di provarlo, quindi da un primo test al volo devo dire che la resa mi piace molto. Questo microfono può essere utilizzato sia per strumenti, per parlato, per cantato, ha una funzione interessante che pur essendo un microfono dinamico, sul pannello posteriore ci sono questi 3 switch, praticamente sono un equalizzatore e il Dynamite. Dynamite praticamente sfrutta la Phantom 48 volt della scheda audio o comunque di un preamp e ci permette di avere un boost come se avessimo effettivamente un preamp esterno. Decisamente un prodotto interessante che mi riserverò di provare bene e che sentirete nelle prossime recensioni sul canale. Ulteriore cambio di inquadratura, e questa volta il motivo è perché parliamo sempre di audio ma parliamo di studio monitors. Nel mio studio ci sono 2 coppie di monitors e le vedete appunto alle mie spalle e stiamo parlando di Genelec 8030C che sono i miei monitor principali e poi un'altra coppia di monitor che è arrivata quest'anno che sono le IK Multimedia MTM Mark II. Genelec 8030 sono appunto la mia coppia di monitor principale che io utilizzo per fare bene o male tutto. Mi ci trovo veramente bene, sono costruite benissimo. Genelec con questa forma di casse, questo stampo in alluminio che permette di avere una resa superiore per quanto riguarda il rapporto dimensione del cono e resa sonora. Con un cono in questo caso da 5 pollici noi avremo una resa di uno speaker superiore proprio per il fatto che la forma della cassa in sé permette di avere una resa di un'altra cassa di un taglio superiore. Se parliamo di IK Multimedia MTM, queste casse sono in configurazione MTM, che vuol dire medium tweeter medium, quindi sono 2 midwoofer e un tweeter centrale, possono essere utilizzate sia in configurazione verticale come vedete qui oppure in configurazione orizzontale. Queste casse suonano spaventosamente bene, costano 900 euro la coppia e tra l'altro sono fornite di microfono ARC, la versione chiaramente è quella kit da 2 casse, quelle singole non hanno il microfono incluso, quindi di questo microfono di calibrazione e di software proprietario di IK Multimedia per calibrare le casse. Assolutamente hanno una resa paurosa per quanto riguarda il rapporto dimensioni, perché delle medie sono coni da 3,5 pollici, rendono veramente bene. Io le utilizzo principalmente come secondo ascolto perché quando vado a fare magari dei mix, quando sto realizzando dei suoni, preferisco avere sempre un secondo ascolto. Le IK Multimedia sono provviste di microfono ARC e che quindi può essere collegato nella parte posteriore di ogni monitor per la calibrazione. Le Genelec 8030C che non sono nella versione quella digitale ma sono nella versione solo analogica e quindi non hanno la possibilità di essere collegate al software GLM di Genelec, che appunto fa la medesima cosa ma solo su casse che supportano il GLM. Ci viene incontro un altro brand, ci viene incontro Sonarworks con questo sistema SoundED Reference che praticamente è un software e un microfono di misura molto ben realizzato in metallo, fa la medesima cosa, siccome è provvisto di software proprietario e di un serial number, questo microfono viene pretarato in fabbrica. Quando noi andremo a installare software e andremo a inserire il serial number del microfono che abbiamo acquistato, verrà inserita in automatico la calibrazione di fabbrica di quel microfono, perché ogni dispositivo elettronico chiaramente, soprattutto i microfoni, non sono tutti uguali e il fatto di poter calibrare singolarmente ogni microfono ci aiuta assolutamente ad avere la risposta più lineare possibile, in quanto si tratta di un microfono di misura. Assolutamente è un dispositivo che funziona benissimo e a differenza di quello di K Multimedia, che comunque è un software che gira standalone sul computer, quindi funziona per i fatti suoi quando avviamo il computer, il programma di Sonarworks va inserito nella nostra DAW sulla parte di uscita, si carica la calibrazione che abbiamo fatto e avremo l'uscita lineare. Funziona come un qualsiasi plugin. Questo è un dispositivo da avere in studio se avete un home studio, soprattutto
se non trattato benissimo o se non trattato del tutto permette chiaramente di correggere un po' i difetti della stanza. Parlando di trattamento acustico non posso veramente non menzionare UA Acoustics. UA Acoustics mi ha aiutato davvero per il trattamento acustico della mia stanza e siccome spesso nei commenti sia sui social che su YouTube appunto mi viene chiesto di che pannelli si tratta, con UA Acoustics c'è sempre uno sconto che trovate sempre nel link del video e quindi se state valutando di trattare acusticamente la vostra stanza, che è una cosa da fare assolutamente perché vi aiuta davvero tanto e cambia completamente l'ascolto che voi avete, UA Acoustics è un ottimo modo per avere una stanza trattata con un ottimo prezzo, con un ulteriore sconto da parte del sottoscritto a cui non va in tasca niente ma che vi fa risparmiare qualche soldino. Tutta la strumentazione viene collegata via MIDI all'interno dello studio. Il dispositivo che utilizzo appunto per il routing MIDI, per tutta questa tipologia di connessioni è alle mie spalle e si trova sempre sulla mia scrivania, l'avete visto spesso in fotografia, ed è Sipario Expanded di Lab4Music, che è un MIDI router. Questo dispositivo io lo utilizzo da diversi anni. Lab4Music è stato in assoluto il primo partner di KS Synth Lab, prima con la prima versione di Sipario che io ancora ho e adesso con Sipario Expanded. Sipario Expanded chiaramente ha delle possibilità in più e delle connessioni in più rispetto alla prima generazione. È un dispositivo che funziona veramente bene, è solido come un carro armato, lo utilizzo sia con cavi MIDI standard, USB, MIDI wireless, quindi con guidi DCME, perché spesso appunto questi collegamenti MIDI vengono effettuati senza tirare cavi studio perché comunque la distanza non è esagerata e mi permette appunto di avere determinati strumenti che io ho principalmente a sinistra e a destra della scrivania, che vediamo tra poco, collegati nella strumentazione che io ho alle mie spalle, quindi la tastiera sopra e sotto, quindi la 88 e la 61 che ci sono sulla scrivania e che magari voglio utilizzare come controller per altra strumentazione per avere l'ascolto frontale. Quindi torniamo anche un po' al discorso fatto poco fa. L'utilizzo di Sipario X permette anche di creare appunto dei layer interni, ha la possibilità di avere uno step sequencer, di essere utilizzato live, quindi c'è la sezione live set appunto, quindi si possono creare le nostre mappe MIDI e poi utilizzarle per i vari brani. È un dispositivo che funziona veramente bene se si utilizza tanta strumentazione e la si vuole controllare sia in studio che dal vivo in tempo reale. È un dispositivo veramente interessante che io vi consiglio di andare assolutamente a guardare perché innanzitutto è un dispositivo che non richiede l'utilizzo di altri device, quindi funziona stand alone, funziona sempre e penso che tra 30 anni, 40 anni funzionerà ancora, quindi è un investimento nel lungo periodo che vi può tornare veramente utile. Veniamo adesso alla postazione principale, quindi alla scrivania. È sempre una Zaor Misa M Flex versione ciliegio, adesso questo colore non è più in produzione, esiste sempre la versione grigia, dovrebbe esistere una versione in legno chiaro, quindi rovere. È una scrivania che è solidissima, è veramente costruita bene e svolge perfettamente il suo compito. Ho scelto questa scrivania ed è una scrivania che è qui in collaborazione con Zaor Studio Furniture perché mi serviva una scrivania che avesse due caratteristiche principali. La prima, avere un ripiano scorrevole per la 88 tasti e c'è, e in questo caso essendo la versione Flex mi permette anche di avere il supporto della 88 che è regolabile in diverse posizioni in altezza. E poi un'altra caratteristica che era per me fondamentale era avere appunto una scrivania abbastanza ampia che mi permettesse di accogliere molta strumentazione al di sopra. Era necessario appunto avere un piano per poterci appoggiare appunto sopra un'altra tastiera, per appoggiare il computer, il monitor, gli studio monitors, hard disk, sipario, eccetera, eccetera, no? Quindi adesso vediamo un po' com'è organizzata la scrivania. Rispetto al 2021, anche qui sono state appunto fatte delle modifiche. È cambiato il computer, che adesso è un MacBook Pro 14 pollici del 2021, è cambiato il monitor che è un BenQ 32 pollici 4K che è supportato da un iPad per quanto riguarda Studio One, che è la DAW che io utilizzo di riferimento, e quando appunto utilizzo questo programma
l'iPad è collegato wireless al Mac per l'utilizzo appunto della DAW, per far sì che la parte inferiore dello schermo non sia necessariamente adibita a mixer, ma può essere utilizzata per altre cose. Io in questo modo ho sempre il riferimento dei canali sull'iPad come monitor secondario. Alla mia sinistra c'è sempre il Big Knob Passive di Mackie, che mi permette appunto di selezionare gli speaker A o B, quindi Genelec o IK Multimedia, e quindi è un controllo rapido per non dover ricorrere al volume che c'è sulla scheda audio, quindi sulla Quantum. E di base poi ci sono due tastiere. Quindi io direi che a questo punto possiamo cominciare a parlare della parte interessante dello studio, ovvero la strumentazione e i synth che ci sono in studio. Visto che siamo in questa inquadratura, appunto, parliamo della strumentazione principale, cioè quella che viene posizionata sulla scrivania e che io ho frontalmente quando guardo il computer. Lo strumento principale e indispensabile all'interno del mio studio dall'anno scorso, Yamaha Montage M6, Yamaha lo chiama Music Synthesizer perché non ha un sequencer completo come le vecchie workstation, è uno strumento digitale che permette di fare praticamente qualsiasi cosa. È uno strumento che io utilizzo molto in studio, ma è uno strumento che, se devo andare dal vivo, viene sempre con me. Ha preso il posto della vecchia generazione, quindi della vecchia Yamaha Montage, che mi ha accompagnato dal 2017 fino a ottobre dell'anno scorso. Nel corso degli anni, quindi quella tastiera è sempre stata con me e io non avrei dato via quella tastiera se non per il modello nuovo e aggiornato, che aveva delle funzioni appunto che mi interessavano, tra cui il sistema operativo molto più rapido, il display secondario che trovo veramente comodissimo, il fatto che adesso c'è molta più polifonia, c'è il virtual analog a 16 voci dentro che suona veramente bene e che in sede live può essere qualcosa di veramente comodo, e poi il fatto di poter combinare non più solo due motori sonori ma tre, quindi abbiamo sempre AVM2, FMX e ANX. Adoro questo strumento come la generazione prima e Motifix F prima ancora per la meccanica che ha. La versione 61 e 76 non dispone di aftertouch polifonico, che comunque è una funzione che io uso pochissimo, quindi non era rilevante per me, ma era rilevante avere appunto questa meccanica che è la FSX di Yamaha, che io trovo assolutamente ottima. È probabilmente la meccanica 61, quindi semipesata, che io prediligo e su cui mi trovo veramente benissimo, quindi penso sia la mia preferita in assoluto sul mercato. Passando al ripiano inferiore della scrivania c'è una tastiera 88 tasti di Yamaha che ha preso anche lei il posto del modello precedente ed è P525. Questo strumento viene utilizzato in due modi, sia come controller 88 per i vari synth che ci sono in studio tramite collegamento con Sipario X, che anche per dei VST, ad esempio i VST di pianoforte, direttamente collegandola in USB al Mac. Oppure viene utilizzata chiaramente come piano digitale qualora fosse necessario utilizzare un pianoforte fuori dallo studio o comunque volessi utilizzare i suoi suoni interni, tra cui i suoni di CFX e Bosendorfer, che sono veramente molto validi e io ho utilizzato anche per dei brani. Questo strumento è decisamente versatile sia come strumento stage piano che come master keyboard, perché ha una meccanica che deriva dalla serie Clavinova e che ha dei tasti con anima in legno che sono abbastanza lunghi e quindi hanno un'ottima resa, un'ottima dinamica e affaticano poco il polso, quindi io mi trovo veramente bene. Passiamo di nuovo a questo angolo di studio. Vediamo però la strumentazione. Innanzitutto lo stand su cui c'è questa parte di strumentazione, quindi queste tre tastiere, è un KEM Omega con il secondo e il terzo supporto. È uno stand che tiene veramente tanto peso e che mi piace molto perché è abbastanza flessibile, quindi si può mettere o togliere i supporti aggiuntivi, si possono far scorrere avanti e indietro all'interno dei vari supporti in modo tale da poter avere un po' di flessibilità e non far sì che lo strumento superiore copra totalmente quello inferiore, ed è uno stand che io appunto ho dal 2021 e con cui mi trovo benissimo, quindi questo è uno stand che non cambierei mai ed è uno stand da studio secondo me assolutamente ottimo. Passiamo invece ai supporti che ci sono da questa parte, che è un'altra domanda che mi viene fatta spesso sui social. Allora, il mobile rack è parte della mia vecchia scrivania, non commercialmente in vendita, ma è stato fatto fare apposta. A questo mobile sono stati aggiunti due supporti diversi. Uno che tiene al momento il mini freak è il porta PC da DJ, che vediamo se riesco a farvi vedere, ed è praticamente
questo, e il secondo invece, che tiene l'Uno Synth Pro X, è un supporto per un monitor che si aggancia tramite morsetto appunto al mobile, e sul quale, sull'attacco VESA, quindi dove ci sono i 4 fori da mettere normalmente dietro un monitor come è il mio 32 pollici, invece è stato fatto un supportino, è stato fissato con 4 viti, e quindi lo stand diventa praticamente inclinabile e permette di sostenere dei dispositivi abbastanza leggeri, appunto come l'Uno Synth Pro X. Mi permette di avere anche questa aggiunta, quindi questo è il setup di sinistra. Adesso vediamo gli strumenti che ci sono. Partiamo da qui: Uno Synth Pro X, che è la versione aggiornata di Uno Synth sia desktop che pro. Questa è la versione, l'ultima, che è stata rilasciata l'anno scorso, e suona veramente bene. Questo è un synth analogico parafonico, per quello che costa e per quello che ingombra comunque è veramente un qualcosa di interessante, sempre da parte di K Multimedia, che sta lavorando veramente bene. Abbiamo visto appunto le iLoud MTM poco fa, e questo veramente è un altro dispositivo assolutamente top. Passiamo a un altro strumento che è con me da un paio d'anni, ed è il Mini Freak di Arturia. Quindi questo è un dispositivo a 6 voci digitale e che suona veramente bene, tasti mini con aftertouch. Comunque è un synth che comunque ingombra poco, è costruito veramente bene, non costa uno sproposito, però è un synth che a me piace veramente tanto, collegato anche a una master, se volete un tasto standard, assolutamente è fighissimo, quindi suona da paura, veramente bello. Quindi se state cercando un synth, tra l'altro in quella fascia di prezzo, quindi tra i 500 e i 700 euro, adesso non ricordo di preciso il prezzo di questo synth, questo assolutamente è una delle scelte da fare. Un altro strumento che mi è stato mandato direttamente da Roland, ed è il Roland Gaia 2, che è uno degli ultimi synth, se non l'ultimo synth di questa tipologia, quindi virtual analog, presentato da Roland. Questo synth è l'evoluzione di Gaia 1, è un synth che ha un motore suo proprietario interno che suona veramente bene, e in più c'è la possibilità anche di installare, uno viene già preinstallato che è SH101, anche i model expansion, quindi Jupiter, Juno e JX8P, tutti ovviamente a pagamento, ad eccezione appunto di SH101 che è già incluso. L'unica differenza di Gaia 2 rispetto magari a un Juno X, un Jupiter X, ne parlavo appunto nella recensione, è che questo strumento è solo monotimbrico, quindi anche se andremo a utilizzare i model expansion potremo utilizzarne uno per volta. Passiamo poi a questa parte. Il primo synth che troviamo qua in alto è uno degli ultimissimi arrivi in studio, quindi recentissimo, un paio di mesi fa, ed è un Nordlead A1, ed è un synth che successivamente porterò dal vivo insieme a Montage. Ho fatto questa scelta perché innanzitutto questo synth è compatto, suona veramente bene, ha una polifonia interessante, parliamo di 26 note di polifonia, ed è un synth virtual analog a 4 parti, sono 4 layer di synth che funzionano in tempo reale, come questo suono per esempio che è visualizzato adesso. Questo synth verrà recensito, ci saranno le demo prossimamente sul canale, è sul mercato ormai da 10 anni. Io ho avuto tra l'altro anche il Nordlead 4 un po' di anni fa, però trovo che questo modello, superato lo scoglio del singolo oscillatore che magari a non tanti è piaciuto, però effettivamente col discorso delle 4 parti si bypassa molto facilmente perché suona veramente grosso come synth. È un synth che nonostante tutto dopo 10 anni è digitale, ma suona molto bene, cioè può suonare totalmente digitale, può suonare molto vicino all'analogico, chiaramente con i suoi limiti. Resta sempre un synth digitale, però è assolutamente un synth eccezionale. Scendiamo di un posto e al secondo posto c'è un synth che è con me dal 2019, che io ho voluto per anni e che credo non andrà mai via dal mio setup, ed è il Sequential OB6, che è un analogico a 6 voci di polifonia, un synth creato in collaborazione tra Dave Smith e Tom Oberheim. È un synth che è sul mercato anche lui ormai da 8 anni, è uscito nel 2016, ma che io utilizzo praticamente sempre, ed è un synth che mi piace moltissimo. Penso che dopo Montage M sia il synth più utilizzato nel mio setup, sia da quando avevo Montage prima che adesso con Montage M. È il polifonico di riferimento, assolutamente lo uso sempre perché è veramente bello e ci si tira fuori di tutto. È un synth che io ho scelto e che mi piace molto sia per la resa sonora e per il fatto che praticamente è totalmente senza menu.
quindi non avendo nessun menu in cui andare a smanettare parametri, tutto quello che serve, a parte pochi parametri che sono in seconda funzione qua sulla parte dei tasti selezione dei suoni, tutto quello che c'è è sul pannello. È un synth monotimbrico, 6 voci, veramente vecchia scuola come concetto, 2 effetti, però è veramente spettacolare come synth. Vecchia scuola, con 6 voci suona però gigantesco. Scendiamo di uno spazio e arriviamo all'ultimo synth che c'è sul KM, che è sempre un synth 6 voci di polifonia, sempre analogico, ed è l'Arturia Polybrute. C'è sempre un bel pannello a disposizione, c'è la matrice che viene utilizzata sia per la selezione dei preset, sia per le modulazioni, quindi cambia anche il colore, lo vedete da qua, sia per il sequencer, sia per la parte di morphing. Poi c'è un ribbon integrato nella parte qua del legno, la tastiera ha sempre Velocity Aftertouch, c'è un controller XYZ che è questo Morphy, quindi ci permette di azionarlo sia in pressione ma sui due assi X e Y. C'è anche questo controller Morph sul pannello perché questo strumento, a differenza di questo qua sopra, è bitimbrico e ci permette appunto di passare, magari creare due suoni, suono A e un suono B, e di mixarli, passare uno con l'altro in tempo reale, quindi direttamente nello stesso suono, senza cambiare fisicamente il suono, possiamo fare questo morphing di due suoni in uno solo. Quindi sicuramente questo strumento è un po' più particolare ed è secondo me ottimo, determinate sonorità è veramente valido e mi piace veramente molto. Tornando brevemente invece in casa K Multimedia, abbiamo visto prima l'Uno Synth Pro X che è il modello nuovo e invece questo è l'Uno Synth Pro versione tastiera che è purtroppo uscito in produzione. Io spero che venga rilasciata a breve la versione tastiera dell'Uno Synth Pro X, possibilmente con il pannello esteso, quindi più controlli rispetto al desktop per il fatto appunto che c'è più spazio sul pannello, e le due wheel pitch modulation sul lato sinistro, quindi quello sarebbe assolutamente il top. È uno strumento che io spero che K Multimedia sviluppi perché è veramente ben suonante, quindi sarebbe un ottimo synth da avere in studio monofonico. Vediamo un attimo la parte qua di sinistra dove c'è anche lo Stylophone Gen X1, quindi anche questo è un piccolo synth che mi piace avere in studio per appunto la collaborazione con Stylophone, ed è anche questo un qualcosa che è iconico. Nel suo piccolo è la versione evoluta di Stylophone che aveva solo il pannello con praticamente nessun controllo e solo la tastiera touch che funziona con questa penna che permette di suonare. La versione appunto Gen X1 costa pochissimo, costa tipo 60 euro questo strumentino, è un ottimo regalo per un tastierista, funziona a batterie e ha però dei controlli in più sul pannello, quindi assolutamente si può un po' giocare con il suono. Ci spostiamo di nuovo da questa parte dello studio e vediamo che strumentazione c'è invece sull'altro stand che io ho alla destra della scrivania, che è questo Jaspers in versione 5D 120B, quindi versione nera, 5 supporti, 120 di larghezza. Ovviamente Jaspers è molto flessibile sul discorso degli stand, sono stand in alluminio ben realizzati, abbastanza costosi, ma che permettono appunto di ospitare diversa strumentazione e essere abbastanza flessibili, quindi come numero di supporti, larghezza, ce ne sono veramente di tutti i tipi, ed è uno stand che anche questo è in studio dal 2021 ed è ottimo. Visto che abbiamo parlato di stand fino adesso, che ne abbiamo visto il KM, c'è Jasper, ci sono gli altri stand che abbiamo visto con c'è il Mini Freak, l'Uno Synth Pro X, un altro stand che io utilizzo, quindi viene alternato in base alla strumentazione che c'è in studio ed è utilizzato anche qua dietro, sempre visibile poi nella postazione che adesso vediamo tra poco. Questo è uno degli stand di Loci Stand, che praticamente è un sistema in legno modulare e ci permette di creare più combinazioni e di ospitare appunto della strumentazione. Può essere utilizzato in questo modo, appunto perché i pezzi si possono sganciare e quindi può essere posizionato in vari modi in base alla strumentazione che dobbiamo utilizzare. Quindi anche questi stand sono veramente ottimi. Su questo stand la strumentazione che c'è attualmente è composta da appunto 4 strumenti. Partiamo dal basso, è la Native Instrument Control S Mark III. Non ho mai avuto controller Native Instrument, fortunatamente nel corso di quest'anno ho iniziato a collaborare con Native Instrument e ringrazio Mick per questa collaborazione. Avete visto diversi video appunto sul canale per quanto riguarda le demo, e questo strumento viene utilizzato praticamente come controller per tutta la suite di software di Native Instrument, tutti i plugin che
passano appunto tramite Contact, eccetera. Quindi tutti i loro plugin solitamente vengono utilizzati tramite Control S49. È un ottimo controller che tra l'altro ha meccanica fader con aftertouch polifonico. Anche qui ho scelto il taglio da 49 per una questione di comodità. Funziona in modo ottimo sia con appunto i plugin nativi, dove c'è un'integrazione assolutamente perfetta tramite direttamente lo schermo dello strumento, ma anche il controllo hardware. Quindi io questo strumento lo utilizzo al 99% come controller per plugin. È sempre collegato al Mac ed è sempre pronto all'uso. Saliamo di una postazione e qui troviamo un synth Virtual Analog che ho già avuto nel 2017, che ho riacquistato di recente il mese scorso, e si tratta di Roland System 8 con fianchetti in legno fatti da Nick Sintles, che tra l'altro anche lui mi ha aiutato molto perché ha realizzato in tempo quasi zero, quindi nel giro di pochi giorni, questi fianchetti in legno di noce che io ho scelto personalmente. Quindi se state cercando dei fianchetti per Roland System 8 in legno, guardate le sue pagine perché lavora molto bene, perché purtroppo appunto i fianchetti una volta sia in alluminio che in legno erano venduti da Roland direttamente, ma non sono più in vendita, quindi l'unica è farseli o farli fare a qualcuno che ha già magari le macchine e le dime per fare il lavoro bene e in fretta. Roland System 8 appunto è stato riaggiunto nel mio setup in studio perché, a prescindere dal discorso dei model che si possono installare, quindi quelli vintage che comunque in questo momento sono Jupiter 8, Juno 60 e Jupiter 4 installati nel mio strumento, il suo motore System 8 appunto al suo interno è particolare e unico. Può suonare estremamente morbido, ma al tempo stesso ha delle caratteristiche comunque dei suoi oscillatori che lo fanno suonare estremamente moderno e anche acido, quindi comunque molto particolare, ed è una caratteristica unica di questo synth. Quindi il fatto di riavere questo synth, dove io tra l'altro avevo già creato dei suoni che a me piacevano molto e che non sono più riuscito a creare in realtà da nessuna parte proprio per come è fatto questo strumento, mi ha fatto fare questa scelta, cioè riacquistare System 8. Passiamo a un altro arrivo in studio, quindi recentissimo, parliamo di settembre se non sbaglio, la nuova Keylab 49 Mark III di Arturia. Viene utilizzata anche questa in due modi: via USB se seleziono Arturia per utilizzare tutta la suite di plugin di Arturia, quindi V-Collection, Pigments, eccetera eccetera, oppure in versione hardware tramite MIDI ad un'altra aggiunta di cui parlo tra brevissimo. Quindi questo controller sempre 49, per il fatto che comunque Arturia nel taglio 61 le wheel le mette in alto e io non mi trovo, preferisco averle a sinistra, ed è assolutamente un bel passo avanti come controller MIDI di Arturia, anche per la meccanica migliorata. Quindi questo veramente mi piace molto, lo utilizzo quotidianamente, è veramente molto valido. L'utilizzo principale, oltre appunto ai plugin, è la modalità external synth, quindi user, ed è collegata ad un altro synth che avete già visto non tanto tempo fa sul canale, che è questo Waldorf Blofeld Desktop Virtual Analog. Anche lui è un synth che ormai è sul mercato da un bel po' di anni, credo che sia entrato in produzione attorno al 2008, se non ricordo male. È un synth che comunque, per quanto suoni digitale, col fatto che non c'è più nel mio setup in studio Iridium, mi permette comunque di avere dei suoni di Waldorf che comunque a me piacciono. Alcuni suoni sono particolari, sono iconici, sono caratteristici, e quindi questo synth con poca spesa, tantissima resa, mi permette di avere altri synth virtual analog di Waldorf e anche alcuni suoni storici di Micro Q, Q, eccetera eccetera. Quindi tutto quel pacchetto di suoni di Waldorf che ha la sua caratteristica e il suo suono specifico, quindi anche quello era interessante da avere perché si differenzia comunque da altri virtual analog e altri sintetizzatori che ci sono in studio. Ultimissimo synth arrivato in studio nei giorni scorsi ed è lui, Moog Subsequent 37. Io ho avuto anni fa la versione Sub 37, quindi la Tribute Edition. Ho avuto in demo, quindi in prova sempre tramite MIDIWare, la versione Subsequent 25. Ho avuto Subfetti, che era appunto il modello da cui hanno poi fatto Subsequent 25. Ho deciso di riacquistare Subsequent 37. Effettivamente rispetto a Sub 37 ci sono stati un po' di miglioramenti. La resa audio, quindi l'headroom che loro dicono di aver
aumentato, è veramente aumentato perché suona il doppio del Sub 37. Io avevo dei suoni fatti su Sub 37, ho dovuto diminuire del 50% il gain dei preset perché distorcevano, era veramente allucinante. La meccanica è migliorata parecchio, effettivamente quelle molle, i tasti sono migliorati tanto, e poi non si può dirgli niente, è un Moog moderno, può suonare un po' più vintage, ovviamente non suona come un Model D perché non è un Model D, è un Moog più attuale, però è un Moog che rende veramente tanto e che secondo me andava veramente rimesso in studio perché ha la sua iconicità ed ha il suo suono caratteristico che si può tirar fuori solo ed esclusivamente da un Moog. Quindi è assolutamente complementare con altri synth analogici che abbiamo visto poco fa, quindi OB6, Polybrute. Anche se ho altri synth analogici monofonici in studio, sono tutti diversi. Ha senso avere più monofonici? Sì, come ha senso avere più polifonici perché suonano tutti a loro modo. Altra strumentazione che troviamo in questa angolazione, quindi andiamo avanti ancora e troviamo altri due strumenti alle mie spalle che appunto sono su un altro stand Loci, e sono questo strumento di Polyend Play. È uno strumento un po' inusuale per quello che faccio io, arriverà sempre la recensione sul canale, è uno strumento diverso per quanto mi riguarda, quindi rispetto a quello che uso solitamente, quindi questo strumento è un po' particolare ed è veramente interessante. Comunque adesso poi spero di recensire l'anno prossimo anche il Polyend Synth che è appena stato presentato e che probabilmente è più nelle mie corde come tipologia di strumento, però comunque ripeto, questo è un bello strumento. Comunque ci ho fatto un reel, ma arriverà anche poi la demo sul canale. Altro controller che è sempre in quella posizione e che io utilizzo sempre alternatamente al Mini Freak come strumento da viaggio è questa Minilab 3 di Arturia, che è appunto l'ultima versione. Ho anche la Minilab versione 1 da diversi anni, questa appunto è la versione 3, è migliorata rispetto all'altra soprattutto per il fatto dei tasti che sono decisamente più suonabili. È un controller che costa veramente niente, costa 95 euro, è fornito di porta MIDI e di USB, si interfaccia perfettamente con ovviamente tutti i software Arturia, è fornito di alcuni software tra cui Analog Lab Intro, quindi ci sono già un bel po' di suoni inclusi insieme a questo strumento, pesa niente, ingombra niente, si infila anche in uno zaino ed è veramente un controller da viaggio eccezionale. Quindi se si vuole avere un controllerino 25 tasti da utilizzare insieme a un computer fuori casa, questo è veramente ottimo, con pochissima spesa e tantissima resa veramente. Altri due strumenti che non sono attualmente montati in studio ma che sono comunque presenti nel mio setup sono questi due, e sono rispettivamente, ve li faccio vedere, il Donner B1 Bass Synthesizer e il Donner D1 che è una drum machine, quindi Essential D1. Quindi questo che è il B1, che ho già fatto la recensione, quindi la demo sul canale, è praticamente una riedizione della classica Roland TB 303, quindi si può utilizzare sia come expander analogico per fare dei bassi, quindi utilizzarlo tramite le porte MIDI o l'USB e pilotarlo esternamente, oppure con la sua tastiera integrata o il suo sequencer. Donner D1 invece praticamente ha i vari layer interni, si può utilizzare creando delle tracce di batteria, programmandola con i pad che ci sono da questo lato, ma anche chiaramente creando delle tracce di batteria e poi facendo partire il sequencer interno. Ci sono anche i volumi delle varie parti, quindi si può fare un mix delle varie parti di batteria al suo interno, e anche questo durante l'anno prossimo arriverà un video dedicato. Quindi sia per B1 che per D1 c'è un codice sconto di KS che trovate sempre nel link in descrizione, quindi è sempre valido per tutti in realtà la strumentazione di Donner, e vi dà un ulteriore sconto nel carrello. Quindi anche lì, se siete interessati a pianoforti, comunque strumenti di Donner, c'è un ulteriore sconto, come anche per i pannelli appunto di UA Acoustics. Ulteriore passaggio verso altri due strumenti che sono comunque collegati e che avete visto appunto settimana scorsa nella recensione e comunque anche la settimana prima nella demo. C'è Erica Synth Syntrex 2 e la Arturia Keystep Pro Chroma. Quindi Keystep Pro Chroma, che è una tastiera che funziona bene sia per CV Gate, per collegarsi ai modulari, per appunto creare delle sequenze, perché questa tastiera ha appunto 4 step sequencer insieme, è un strumento veramente bello. La meccanica è la stessa di Mini Freak, quindi sempre 37 tasti con
Velocity Aftertouch monofonico, e io lo utilizzo appunto in questo caso come controller di Syntrex, che è, ne parlavamo appunto nella recensione, la versione moderna di EMS Synthi, che è un synth storico degli anni 70. Questo strumento è sempre un monofonico che è decisamente diverso come resa sonora da questo, quindi dal Moog. Fanno due cose diverse. Questo ha una struttura un po' particolare, c'è una matrice per il routing audio, i suoni si possono salvare, quelli nella matrice, poi il resto è tutto da ricostruire sul pannello, ma anche lui ha la sua particolarità e le sue caratteristiche, quindi assolutamente si integra perfettamente con tutto il resto della strumentazione che c'è in studio. Andatevi a vedere le demo perché suona veramente tanto questo strumento, è molto molto bello. Bene, abbiamo fatto la panoramica lunga dello studio, avete visto tutta la strumentazione, vi ho spiegato come è collegato tutto, tutti i dispositivi, come vi dicevo, tutti i device, che siano tastiere, microfoni, scrivanie, tutto quello che volete, lo trovate in descrizione. Ovviamente la strumentazione che è disponibile è attualmente acquistabile. Il video è lunghissimo, se siete arrivati fino in fondo io vi ringrazio, spero sia stato interessante vedere e capire le mie motivazioni per cui c'è tutta questa strumentazione. Tutto quello che c'è in studio viene utilizzato, quindi non c'è nulla che viene tenuto fermo per fare museo. Ringrazio tutti voi, ringrazio tutti i partner del canale che sono stati anche menzionati in questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace al video, condividete questo video. Noi ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab o al prossimo studio tour l'anno prossimo, e vedremo magari che evoluzione ha preso lo studio. Ciao e alla prossima!